È l'11 novembre e sono stato via in Ungheria per ben 3 settimane. In questo periodo però ho studiato un sacco e adesso vi dirò qual è il piano per il nostro pavimento. Molto probabilmente avrete già visto il video delle finestre che hanno la priorità, però nel frattempo, prima di dimenticarmi queste informazioni, ve le racconto. C'è stato tutto un processo di analisi durante il quale ho valutato diverse componenti per isolare il pavimento, cosa appoggiare direttamente sui montanti di metallo, quanto spessore di isolamento fare, tutte cose che vi racconterò magari durante il processo di lavoro. Diciamo che per farla breve, la prima cosa che dobbiamo fare adesso è sistemare i vecchi pannelli di multistrato che componevano il pianale originale. Questo non vuol dire che toglierlo sia stato un lavoro inutile, perché se vi ricordate c'era un sacco di ruggine, magari non un sacco, ma c'era ruggine all'incirca su ogni foro di questi montanti di metallo, e quindi togliendo il pianale ho avuto la possibilità di pulirli, di dare l'antiruggine, di mettere l'antirombo, insomma se avete visto i video vi ricordate sicuramente. E quindi adesso possiamo appoggiare il pianale su una struttura molto più sana, però dovrò richiudere tutti i fori che ho fatto e sistemare anche le parti che si sono un po' scheggiate e rovinate. Dopodiché faremo una struttura a cassettoni all'interno dei quali metteremo l'isolante, che vi racconto in un altro momento. Sopra ancora mettiamo dei pannelli di multistrato marino nuovi che saranno la base sostanzialmente di tutti i nostri mobili. È il 7 agosto e oggi riceviamo i pannelli in multistrato marino. È stato abbastanza complicato organizzare il tutto perché sono in una località difficile da raggiungere. Però lo sponsor che mi sostiene in questa parte di progetto è stato molto disponibile e molto comunicativo. Legno Nord. Qua sì. Cosa devi fare da questo scuola? Io faccio un cambio. Do something. Così ti vedono mentre fatichi. Sì, ma tutto il progetto è una fatica continua. Questi sono soffitti e pavimenti. This is heavy. Ciao ragazzi, buon lavoro. Ciao. Ciao, grazie, anche a te. Belli! Peccato che verranno coperti perché questi sono pavimento e soffitto. Ma poi chissà, magari faremo anche i mobili con questo tipo di multistrato. E adesso dobbiamo portarli fino allo scolobus, uno alla volta. Ok, adesso dobbiamo capire come chiudere questi fori e come proteggere meglio la parte inferiore del pianale e separarla dai montanti in maniera un po' più efficace. Cioè, è durato 30 anni, quindi direi che è stato molto efficace. In generale la mia idea è quella di chiudere i fori più grandi con dei tasselli di legno, quindi dovrò acquistare un piccolo pannello di multistrato marino di questo stesso spessore e creare dei piccoli cilindri da incollare con una colla specifica. Mentre tutti gli altri fori più piccoli e le sbeccature, dopo aver carteggiato tutto quanto, useremo uno stucco. Devo capire che tipo di stucco va bene. Farò un giro per negozi e chiedo informazioni e cerco i materiali giusti. Ma prima di andare possiamo iniziare a pulire e carteggiare un pochettino. Hey Junebug, remember those nights dancing under streetlights felt so right. You blew my mind, yeah, you stole my soul. Nowhere to hide, nowhere to go. Junebug, Junebug cake. Give me those Junebug shakes. Banana. E ci vediamo domani. Eccoci. È il 12 novembre e ho fatto un po' di acquisti. Ero un po' indeciso in realtà sui materiali da utilizzare per chiudere i fori,
perché avevo trovato dei listelli in abete tondi del diametro dei fori, quindi sarebbe stato molto più semplice tagliarli, infilarli e incollarli, ma un po' per via del fatto che non ero sicurissimo che la misura fosse proprio esatta e un po' perché un problema potrebbe essere dato dalla dilatazione del legno, che legni diversi hanno dilatazioni diverse. Ho deciso di fare il lavoro un po' più complicato ma più preciso, quindi ho comprato un pannello di multistrato marino dello stesso spessore dei pannelli del pianale e adesso faremo tanti bucherelli, facciamo tanti cilindri con il multistrato che poi incolliamo con questa colla per legno idroresistente D3 resistente all'acqua interni e esterni per bloccare tutto quanto e chiudere i fori più grossi. Poi quelli più piccoli invece li stucchiamo. Ne ho fatti 52 vediamo se riesco a infilarli dappertutto e a incollarli bene. Banana. A domani. Buongiorno. È il 17 novembre, sono passati un paio di giorni, sta piovendo, non ho ancora ricevuto finestre e colle, perciò continuiamo con il pianale. Alla fine sono riuscito a terminare tutti e 52 i cilindretti di legno. È stato lungo e noioso, ma c'era Nicola a farmi un po' di compagnia, abbiamo almeno chiacchierato un po' e mi sono anche divertito molto, devo dire, a creare due tasselli per coprire due punti rovinati del pianale. Ho visto questa tecnica in alcuni video di falegnameria, è la prima volta che la utilizzavo, quindi non sono stato precisissimissimo, ma devo dire di essere estremamente soddisfatto del risultato. Ho utilizzato un multifunzione oscillante che devo dire ho trovato molto comodo per questo utilizzo, perché fa un taglio verticale e invece con un seghetto alternativo fare tagli piccoli e squadrati sarebbe stato molto complicato. E devo dire che sono venuti bene. Il primo l'ho lasciato semplicemente rettangolare perché comunque i punti con i buchi saranno appoggiati sopra le traverse del veicolo, dello scuolabus, e quindi non sono aperti verso sotto. Invece l'angolo rovinato in corrispondenza dell'intersezione tra i due pannelli ho voluto fare tipo una sorta di puzzle, non so se ho fatto bene o se me lo sono inventato, se l'ho visto da qualche parte, per aumentare l'effetto a incastro, così da evitare che il pezzo poi si stacchi. Quello che faremo oggi sarà riempire tutti questi piccoli buchini con uno stucco. Utilizzerò uno stucco in fibre di alluminio che ho utilizzato anche per aggiustare il telaio e che è molto resistente alle vibrazioni. Spero che non abbia problemi con la dilatazione del legno, ma sono veramente delle piccole parti. E successivamente, non credo oggi perché lo stucco si deve asciugare, però successivamente ho intenzione di dare una mano di fondo epossidico su tutti i pannelli dal lato che sta esternamente. Venite a vedere che bei colori. Ho finito con lo stucco e adesso sto pensando di iniziare già a dare la prima mano, che probabilmente sarà solo una mano, di fondo epossidico. Sono le 4:30, 4:40, quindi tra non molto ci sarà già buio, però adesso sarà sempre così, non è che mi posso fermare alle 5 del pomeriggio solo perché viene buio. Quindi mi sa che utilizzerò una torcia per andare avanti e continuo. Niente, il fondo epossidico deve avere addosso qualche tipo di maledizione. Non è possibile farlo di giorno e per tempo. Però sono venuti bene, dai. Adesso li lasciamo qui ad asciugare e domani continuiamo. O dopodomani, vediamo quanto stanco mi sento domani mattina. Alla prossima.
Buongiorno bellissimi e bentornati. Oggi è il 2 aprile 2026. Siamo a 80 giorni esatti di lavori fisici sullo scuolabus, di camperizzazione, e in questo video finalmente chiudiamo il pavimento. Ok, ma quindi qual è il progetto? Ho intenzione di fissare il pianale con due metodi, con la colla e i rivetti, o meglio, inserti filettati e viti. Questo perché dopo vari studi ho scoperto essere il metodo, diciamo, più sicuro, così da avere una tenuta meccanica da parte delle viti, ma al tempo stesso la colla distribuisce bene il peso, incolla su tutta la superficie e fa anche una sorta di cuscinetto per assorbire le vibrazioni ed evitare rumori, scricchioli e i suoni che altrimenti ci sarebbero solo con le viti. Per la parte meccanica utilizzerò due tipi diversi di inserti filettati, da 6 e da 8. Alla fine ci sono più di 50 fori, quindi 20 viti da 8 direi che sono più che sufficienti e riduciamo leggermente i costi, anche se è abbastanza irrisoria come differenza. Invece stavolta risparmieremo un sacco di tempo, perché se non avete visto il video con le finestre vi metto sempre qua il link. Abbiamo fatto degli errori estremamente banali che però stavolta non faremo, quindi adesso andiamo dritti e facciamo tutto bene pulito. Ok, questo è fatto, tutto pronto, manca adesso dobbiamo aspettare 24-48 ore che l'antiruggine si asciughi bene, poi dovremo capire come trasformare queste informazioni, questi punti, come trasportarli sui pianali, ma ho già una mezza idea. Ci vediamo tra qualche giorno. Tra l'altro dovrò anche fissare il serbatoio delle acque grigie prima di mettere il pianale, quindi potrebbe volerci un po'. A tra poco. Dimenticavo, banana. A domani. È il 7 aprile, passati Pasqua e Pasquetta, l'antiruggine si è asciugato, sono tornate le vespe e anzi ho passato un quarto d'ora buono a scacciarle e a cercare i nidi che stavano già iniziando a costruire. Oggi andiamo avanti con il pianale, vediamo di segnarci la posizione dei fori e di mettere gli inserti filettati. Ecco, e adesso la cosa più semplice è vedere se riusciamo da sotto a segnare la posizione dei fori. Questo non sarà possibile dappertutto perché alcuni punti non sono raggiungibili e alcuni longheroni non sono bucati fuori per fuori. Ok, questo metodo non mi piace, sembra poco efficace e ci sono tanti punti che non riesco a raggiungere, ma mi è venuta in mente una cosa, non so dove l'ho vista, ma adesso la proviamo. Ho sollevato il pavimento e adesso metto dello scotch con la parte adesiva verso l'alto. Questo va lì. Ui. Vediamo così. Ovviamente si sta rompendo. Ok, ho messo anche queste altre due strisce di nastro carta, ho segnato con la matita dove sono i fori, adesso appoggiando il pianale si dovrebbero incollare nella giusta posizione. La teoria funziona, la pratica non lo so. Vediamo se si è incollata lo scotch. No! Ok, ho avuto un'altra idea. Tentativo numero 2 e 3.
ha funzionato abbastanza bene. Se vedete infatti qui che abbiamo anche il punto che avevo segnato da sotto, è preciso. Qua invece forse ho messo troppo poco colore, qua è preciso ma più o meno, qui anche interpretabile, qua invece questo è perfetto ma qui non c'è più niente. Non lo so se ne vale la pena. Ok, ci è voluto un po' di tempo e ho usato entrambi i metodi mescolati insieme, quindi da sotto con la matita quello che riuscivo e da sopra con l'antiruggine per segnare quelli che non riuscivo a segnare da sotto. Alcuni non ci sono, ma utilizzando gli altri, prendendo misure varie, riuscirò a trovarne la posizione. Se conoscete altri metodi che non ho utilizzato, magari più efficaci di questi, scrivetemeli nei commenti. Non penso che mi serviranno in futuro, per ormai questo è fatto, però potrebbe essere utile a qualcun altro. Alla fine, tra una cosa e l'altra, è andata quasi via tutta la giornata. Ho terminato di fare tutti i fori, ma mi ha preso molto tempo soprattutto triangolare la posizione dei fori che non ero riuscito a segnare. Penso di aver fatto un bel lavoro preciso, lo scopriremo solo quando andremo a mettere le viti. Adesso però mettiamo gli inserti filettati, cosa che dovrebbe essere abbastanza semplice, è solamente una questione di pazienza per metterne 53, ma non dovrebbe essere troppo complicato. E come dicevo, non si è rivelato troppo complicato. Ho fatto anzi un bel lavoretto pulito. Adesso in realtà il pavimento è quasi pronto, dobbiamo solamente mettere la colla e fissare il tutto con le viti. Però prima di farlo devo fissare il serbatoio delle acque grigie, che si sta rivelando più complicato del previsto perché voglio metterci anche una sonda per il livello dell'acqua e una resistenza elettrica nel caso in cui la temperatura dovesse scendere veramente tanto. E quindi devo un attimo studiare, capire cosa ordinare, come inserirli, come collegarli, eccetera. Noi ci vediamo per voi tra poco, per me tra qualche settimana. A presto! Il giorno è giunto. Dopo mesi, questo scuolabus avrà di nuovo un pavimento. Devo dire che onestamente avrei potuto farlo già ieri, ma è un passo importante e dovevo un attimo metabolizzarlo. E adesso iniziamo facendo un controllo, appoggiando le parti del pianale e verificando che tutti i fori siano perfettamente combacianti con gli inserti filettati. Dopodiché toglierò il pianale, pulirò bene la superficie con l'alcol isopropilico che va a sgrassare e a pulire perfettamente dove dobbiamo incollare. Poi darò una mano di primer che aumenta l'adesione della superficie sia sul pianale che sui longheroni. E infine andremo a incollare le varie parti del pianale e a fissarle meccanicamente con le viti. Let's go!
Per incollarlo userò questi salsicciotti di colla. Ho scoperto che esiste la colla in sacchetto. Questa fa molto meno rifiuto rispetto alla cartuccia. Ovviamente perché le cartucce una volta svuotate si buttano e sono letteralmente dei tubi di plastica. Invece questi salsicciotti sono dei sacchetti di alluminio che una volta svuotati diventano veramente pochissimo scarto. Sono molto contento di questa scoperta. In compenso serve una pistola per sparare questa colla diversa. Fortunatamente l'azienda che mi ha mandato le colle mi ha prestato una pistola, quindi è un costo in meno per il progetto. Ok, questo è il tipo di pistola che ci serve per le cartucce a sacchetto ed è molto semplice. Ho guardato un paio di tutorial. Si deve premere questa leva per sbloccare, poi tirare questa leva per aprire la nostra pistola, svitare questa ghiera e infilare dentro la nostra cartuccia. Adesso farò un taglio con il taglierino per tagliare via questa prima parte, poi mettiamo il beccuccio e infine chiudiamo di nuovo con la ghiera. Il beccuccio, come per la pistola classica, lo tagliamo a seconda della dimensione dell'apertura che ci interessa e poi è finito. Si va a premere come la pistola classica e spremiamo la colla. È proprio semplice e vi dirò è anche molto più facile da spremere, non serve spingere fortissimo come invece nella pistola classica manuale. Ho preso anche questa perché ho anche delle cartucce dell'adesivo sigillante, quello che ho utilizzato anche per le finestre e per le lamiere delle pareti, perché ho intenzione di sigillare bene anche i fori dove metto le viti, quindi le viti oltre a stringersi meccanicamente saranno anche incollate e sigillate per evitare che entri da sotto umidità, acqua. Perché se io ho fatto fatica a smontare il pianale, tra 30 anni devo farne ancora di più. Banana. Sembra di essere tornati al punto di partenza. Che fatica, è stato lungo e faticoso. E la cosa più lunga in realtà è stato verificare che i fori fossero nelle posizioni giuste, perché ho dovuto mettere e togliere le viti, poi trovare un modo per sollevare il pianale prima da un lato poi dall'altro per allargare o spostare i fori senza però danneggiare gli inserti filettati e sono dei pannelli di multistrato belli pesanti, quindi ogni volta era un bel po' di fatica. Un'altra cosa che devo rettificare: non è vero che la pistola per questi sacchettini di colla è meno faticosa da utilizzare. Alla fine, con l'ultimo pianale, gli avambracci mi stavano letteralmente esplodendo e per finire veramente ho alternato un po' la mano destra, un po' la mano sinistra un sacco di volte per riuscire a terminare, perché veramente non ce la facevo più e ho un certo allenamento, quindi porca miseria. Bello, una bella soddisfazione. Adesso camminare qua dentro è tutta un'altra cosa. Andremo avanti con i lavori come dei gran signori. La cosa divertente è che la maggior parte delle persone che camperizzano qualcosa hanno questa comodità tutto il tempo, dall'inizio alla fine. Non hanno neanche la necessità di montare un pianale. Bene, adesso non so esattamente se questo video finirà ora o se vi faccio vedere anche l'isolamento. Lo scoprirete voi, io lo scoprirò più avanti. Beh, nel dubbio iscrivetevi al canale, mettete like, condividete, commentate, mettete hype, tutto quello che potete. Sapete che il vostro supporto è molto importante.
e noi ci vediamo o in un altro video o un altro giorno.